Buonasera pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale e benvenuti se siete nuovi. Questa è la mia stanza, anzi oserei dire la mia magione. Io sono la Nera Luna. Oggi sarete costretti, temo, per qualche tempo a convivere con una delle mie molteplici personalità, in particolare questa qui. Io direi di andare a cominciare. Ogni tanto diciamo mi prende questa mania di essere qualcun altro, di essere qualche personaggio. Oggi sono una dama settecentesca, quindi sono una nobile settecentesca, non ci fate caso, fate finta che sia tutto normale. Bene, tra l'altro oggi sono in compagnia del mio aiutante veneziano, eccolo qui, che mi terrà compagnia per tutto il video. Qualsiasi nobildonna ha un gatto o comunque un animale domestico settecentesco, il mio è anche abbigliato riccamente, quindi direi che si confà al mio stato, ecco. E detto ciò, io direi di andare a cominciare. Oggi parliamo di una palette che effettivamente sta quasi bene con il mio abbigliamento. Diciamo che è ispirata a un secolo dopo, ma ad ogni modo comunque è una palette ispirata al passato, all'antichità, diciamo. E in questo caso la vedete già aperta perché non sono riuscita a richiuderla perché è molto solida la confezione, è I letterati di Erikioba. In particolare io ho scelto I Dannati, che appunto è ispirata agli scrittori, poeti di fine Ottocento, quindi parliamo di decadentismo, ma anche comunque edonismo, insomma. Secondo me la parte migliore della storia da un punto di vista letterario, insomma la gente sapeva veramente come vivere e probabilmente aveva capito la realtà molto più di quanto non l'abbiamo capita noi oggi. Per quanto riguarda la confezione, vorrei farvi notare quanto è bella, ve l'avevo già fatta vedere, ma avevo detto che il packaging era ricoperto da una carta molto bella, in realtà credo sia una stoffa, quindi mi correggo, probabilmente è una stoffa, anche una stoffa di qualità, insomma, forse un raso, una seta, qualcosa del genere, una bella stoffa, e ricopre tutto il packaging. All'interno lo specchio ve lo faccio vedere solo così. Lo specchio presenta la prefazione del ritratto di Dorian Gray, quindi il mio romanzo preferito in assoluto, e all'interno è così, l'avete già vista, le cialde sono queste, sono tutte ispirate a scrittori, poeti o barra filosofi di fine Ottocento, primi del Novecento. Tra l'altro secondo me è anche un ottimo esercizio comprare questa palette perché ad esempio onestamente devo ammettere la mia ignoranza, alcuni non li conoscevo, come ad esempio questo che non so neanche leggere, questo qui, non ve lo leggo perché credo che lo pronuncerei in maniera ridicola, e sono andata a cercare chi era ed effettivamente che cosa ha scritto, quindi insomma mi è anche stata utile ad imparare qualche cosa. Ecco, vedete, a volte il make up non è una cosa solamente superficiale, diciamo per me non è mai una cosa solamente superficiale o solamente estetica, perché comunque la bellezza o l'estetica ha sempre a che fare con un messaggio, tendenzialmente non è vuota, non è mai vuota. In questo caso ci permette anche di imparare qualche cosa, oltre che di tirare fuori quello che già è presente dentro di noi. Detto ciò, l'altra volta abbiamo utilizzato D'Annunzio, che è questo blu, abbiamo utilizzato il fucsia, su cui ho qualcosa da dire, abbiamo utilizzato questo viola e abbiamo utilizzato questo colore di transizione, questo nude, se così lo vogliamo chiamare, molto freddo. Allora, sul fucsia ho qualcosa da dire, nel senso che quel fucsia è bellissimo, è morbidissimo, è super pigmentato. Ho avuto difficoltà ad applicarlo con i pennelli, devo dire l'onesta verità, perché non so se è stata colpa, diciamo, del mio primer, quindi del mio primer per glitter che ho voluto utilizzare come base, come faccio di solito per tutte le shade un po' metallizzate, un po' shimmer. Come potete vedere sul dito è bellissimo, vi faccio anche lo swatch, è un colore stupendo. L'unico problema, gli unici problemi, diciamo, appunto, è che con i pennelli
non sono riuscita a prenderlo tanto bene, quindi l'ho poi applicato alla fine con le dita. Non so se appunto è una mia colpa, nel senso che non ho utilizzato la tecnica giusta, non ho utilizzato il pennello giusto, ho usato una base sbagliata, non lo so, quindi insomma non voglio incolpare la cialda, insomma il prodotto. Però devo dire che lascia lo stampo, nel senso che se il giorno dopo avete bisogno di essere struccate ed essere perfettamente struccate, non lo dovete usare perché rimanete fucsia, almeno per un giorno, almeno per quanto mi riguarda è stato così. Una cosa purtroppo che devo dire, che sempre per quanto mi riguarda, quindi ovviamente non posso fare un discorso che valga per tutti, perché magari io ho un problema con questa cialda, purtroppo sono allergica a qualcosa che c'è dentro e quindi effettivamente mi ha fatto leggermente gonfiare gli occhi, ma io sono molto strana, quindi questa cosa mi succede anche con l'acido ialuronico, che dovrebbe essere un prodotto che invece aiuta appunto il contorno occhio, io invece non lo posso assolutamente indossare perché mi fa lo stesso effetto. Quindi deve essere proprio un mio problema, probabilmente chiunque altro lo troverà piacevolissimo, lo troverà una cialda meravigliosa, il colore è stupendo e ne vale assolutamente la pena, secondo me, anche di farsi gonfiare l'occhio per quanto mi riguarda, quindi lo riuserò magari un giorno che so che insomma che il giorno dopo posso essere non proprio perfettamente, avere uno sguardo non proprio perfetto, ecco, diciamo, ma ripeto, potrebbe essere una cosa che vale solo per me, che ho qualche problema con uno dei componenti di questo colore. Gli altri colori per adesso non mi hanno dato nessun problema, anzi sono molto buoni, sono anche molto pigmentati, ma questo già si era capito, diciamo, dai video in cui lei ci lavorava, Erichiobba, perché non ho detto che questa palette è una palette di Cosmify in collaborazione con Erichiobba, che è una youtuber molto brava, è una make-up artist molto talentuosa, insomma, è una persona che sa quello che fa, che ne capisce veramente di make up, quindi avevo delle alte aspettative per questa palette che effettivamente non sono state deluse. Io direi che oggi andiamo un po' a utilizzare qualcuno di questi colori, ma lo voglio utilizzare insieme anche ad altre palettine, un po' perché volevo comparare dei colori con delle palette che ho già, perché comunque io tendo a comprare le palette molto simili, diciamo, tutte quante più o meno con uno stesso schema di colore, e comunque ci sono dei colori che nelle palette che compro si ripetono sempre. Quindi volevo un attimo andare a vedere se c'è qualcosa in comune, io so già che c'è, con la Sorceress, che è stata una delle palette con cui siamo stati fissati ultimamente su questo canale, che sicuramente avrà dei viola, ma anche con la mia ultima scoperta, felicissima scoperta, ossia la Drink From Me and Live Forever, ispirata a Intervista col vampiro, di Lovelace Cosmetics, e credo che ci sia qualcosa in comune anche con questa palette. E fondamentalmente queste palette hanno in comune dei colori che me ne fanno amare particolarmente. Adesso vi faccio vedere quali sono. Allora, per quanto riguarda la palette di Intervista col vampiro, c'è un colore che somiglia un po' a questo colore di transizione, Montale dovrebbe essere. Vi faccio degli swatches comparativi così potete vedere. Diciamo che la palette di Erichiobba è leggermente più farinosa, quindi c'è del fallout, mentre in quest'altra, che adesso vi farò vedere, non ce n'è assolutamente, ma è più strano che non ci sia, perché comunque quando un colore è molto pigmentato è normale che ci sia del fallout. Questi sono i due colori, non sono uguali, nel senso che il colore della palette dei vampiri è leggermente più caldo, mentre questo dà un po' più sul viola, ma rimangono entrambi in quella fascia diciamo di freddi che mi rende super felicissima. Quindi sono due colori che mi piacciono particolarmente come colori di transizione in queste due palette. Poi altri colori che invece hanno in comune i dannati con la Sorceress sono ovviamente i viola. Anche qui ve li vado a swatchare. Vorrei riprovare
con voi la Sorceress con il primer, perché non l'abbiamo mai provata con un primer sotto, quindi onestamente vorrei vedere effettivamente se rende ancora di più con un primer, perché ovviamente paragonarla adesso così con queste altre due palette sarebbe ingiusto, perché queste due palette le ho provate con un'ottima base, mentre l'altra l'ho provata con una base diciamo praticamente inesistente, cioè fondotinta e cipria, quindi ovviamente la resa non sarà mai al suo massimo, quindi la voglio comunque riprovare, lo faremo prossimamente, faremo anche delle comparazioni con delle cialde che ho comprato singole, vedrete ci saranno un sacco di novità, sono super eccitata, sto aspettando che mi arrivi tutto quello che ho ordinato perché abbiamo un po' di cose da vedere e poi giocare con i colori per me è divertentissimo, spero che lo sia anche per voi. Vi faccio vedere i viola. All'interno di questa palette abbiamo due viola, questi due, Dino e Baudelaire, che somigliano a due viola che ci sono nell'altra e voglio vedere quanto si somigliano, e sono Hallows Eve e Sorceress, quindi questo e questo viola qui. Questi in alto sono i due viola della Sorceress, questi in basso sono i due viola dei Dannati, non sono uguali, c'è del rosso diciamo all'interno di questo, c'è molto più rosso all'interno di questo qui, questi sono parecchio più freddi, quindi vedete è divertente metterli vicini anche per capire quanto un colore, ogni colore sia diverso dall'altro, anche se apparentemente voi potreste dire è un altro viola, hai un altro viola, e questa è una meravigliosa giustificazione quando ti dicono hai comprato un'altra palette uguale viola. No, non è uguale, i viola non sono tutti uguali, i colori non sono tutti uguali, uno è leggermente più rosso, uno è leggermente più freddo, e quindi dobbiamo comprarle tutte sostanzialmente per avere ogni tipo di viola. Detto ciò, io mi pulisco le mani e direi che andiamo a creare qualche cosa. Montale, che vi ho già fatto vedere prima, quindi il colore di transizione, e lo vado a mettere appunto nella piega. Ho utilizzato il mio solito primer di NYX che mi sta piacendo tantissimo, io arrivo sempre molto tardi alle cose, in questo caso anche ai prodotti che ti facilitano l'esistenza, non so per quale motivo. Comunque ragazzi, sostanzialmente oggi sono conciata così perché ogni tanto appunto fuoriesce la parte di me che non ha voglia di essere se stessa. E oggi ho voglia di essere sempre me stessa, ma perché fondamentalmente questa è una parte del mio essere, ma uno dei personaggi che fanno parte di me stessa, e appunto questo è uno di quelli. Io non so se su questo canale ne ho mai parlato, ma mi piace tantissimo appunto costruire diciamo delle maschere, quindi soprattutto d'epoca, quindi fare i cappelli e vestirmi appunto come mi sarei potuta vestire se fossi nata in altre epoche, quindi fondamentalmente non tanto come se fossi un'altra persona, ma come se fossi me catapultata in un'altra situazione, in un'altra epoca storica. Quindi ogni tanto mi annoio di essere una ragazza, vabbè, oramai una donna. Comunque, oramai una donna del 2021, dell'oramai 2021, e ho voglia di essere una donna del 1700, di fine 800, di fine 800 inglese, di fine 800 francese, del 700 francese, non lo so, quindi ovviamente l'abbigliamento cambia anche in base all'ubicazione della fantasia. Poi io non la considero una maschera, io la considero semplicemente un modo di presentarsi, non è una maschera perché io non sto nascondendo me stessa. Come a proposito,
visto che parliamo di questa palette, c'era qualcuno che diceva datemi una maschera e vi dirò la verità, quindi io non sto in realtà nascondendo me stessa dietro una maschera, questo fa assolutamente parte di me stessa, altrimenti non studierei per esempio lirica. Mm, io effettivamente mi sento esattamente così, non so se questo ragionamento ha senso per voi, cioè per me ha un senso, ma non so se da fuori ha un senso. Vi sentite mai così? Ieri stavo guardando il canale di un artista che mi piace molto e che ovviamente diciamo sul suo tipo di canale lui può mascherarsi e quindi essere tante persone diverse perché deve recitare, e pensavo effettivamente, vedi gli attori come sono fortunati in qualche maniera ad avere la possibilità continuamente di vestire i panni di qualcun altro, ma poi per fondamentalmente tirare fuori se stessi, perché in realtà credo che qualsiasi attore quando recita la parte di qualcun altro comunque tira fuori quella parte del personaggio che è dentro se stesso poi fondamentalmente, e quindi mi chiedo perché non lo facciamo noi normalmente. Nel senso, oh, oggi è festa, perché oggi sto girando, è festa, ho il giorno libero, ma che mi frega, io voglio andare in giro così, perché questo tira fuori una certa parte della mia personalità, quindi non è una mascherata, sono semplicemente io in quella sfumatura di me. Fatemi sapere se questo discorso ha un qualche senso oppure se sono semplicemente pazza. Vado a scurire e a rendere forse anche un po' più freddo, perché c'è del calore in questa cosa, c'è del calore che per me è troppo. Vado a rendere un po' più freddo questo schema di colori. Anche questo è molto 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 pigmentato, pigmentatissimo. Diciamo che come pigmentazione questa palette è buona come quella di Lovelace. È leggermente più polverosina, ma ovviamente questo non è un problema, perché se create una buona barriera con un bello strato di cipria qua sotto, che poi potete tranquillamente eliminare, il fallout non sarà mai un problema. Non ne metto troppo perché poi voglio andare a scurire con quel bellissimo grigio. Tra l'altro mi sono appena accorta che posso comparare anche il grigio nero, diciamo, Edgar, che c'è in questa palette, quindi questo colore qui, ve lo swatcho, perché lo posso comparare effettivamente con Witching Hour, che è nella palette di Jolie che vi ho fatto vedere prima, che sembra un colore simile, è più luminoso dal video, diciamo. Sì, è leggermente più chiaro, vi faccio vedere. Eccoli qua, quindi quello più scuro è quello della palette di Eri Chioba, quello più chiaro è quello di Jolie Beauty, e questa particolarità, quindi il fatto che siano diversi, ci è molto utile se li vogliamo usare insieme, per esempio in questo caso, cosa che probabilmente andremo a fare, quindi ho cambiato idea su quello che farò, voglio fare la palpebra scura e direi che vado a prendere il colore più chiaro che vi ho fatto vedere della palette di Jolie Beauty, quindi Witching Hour, che tra l'altro è anche il nome di una canzone che nel nostro ambiente va parecchio, è molto famosa, quindi anche carino, molto carina questa cosa. Se io avessi anche un pennello pulito sarebbe molto più facile girare questi video. Spero che non sentiate troppi rumori, perché effettivamente oggi c'è stato un momento di silenzio quasi cimiteriale, oggi meraviglioso, quindi ho detto sì, oggi mi trasformo e finalmente giro un video, e invece adesso si sono tutti risvegliati da questo sonno di morte e ho deciso di fare rumore e me lo vado a mettere, ma proprio con la cazzuola sulla palpebra mobile. Ed ha fatto anche del fallout che adesso eliminiamo, perché sennò inizio a sentirmi male, la mia necessità di perfezione è turbata, il mio senso estetico della perfezione inizia a essere turbato, quindi
cancelliamo immediatamente. Quindi prendetene meno rispetto a quello che ho fatto io. Lo vado pure un po' a sfumare sui bordi perché voglio dargli questo effetto un po' smoky, anche perché questi colori di Jolie Beauty sono così cremosi, anche gli shimmer, che si sfumano quasi come se fossero appunto dei matte, dei colori di transizione o un ottimo nero, insomma, opaco, pur non essendolo. E di lato vado a mettere con lo stesso pennello, perché non ho alternative, invece Edgar, e vediamo quanto è più scuro. Sulla palpebra non si nota la differenza, ecco, era una differenza che si vedeva molto 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 sulla mano, insomma, sullo swatch, ma non sulla palpebra, quindi effettivamente sono quasi sostituibili uno con l'altro, ecco. È leggermente più intenso, ma è proprio una cosa che vedo io, probabilmente non voi qui da vicino, quindi lo andrò a scurire con un nero opaco sicuramente per dargli ancora più risalto. Lo vado comunque a sfumare perché anche questo grigio qui effettivamente dà un ottimo risultato sfumato, come se fosse un matte, perché è cremoso, quindi a livello di cremosità queste tre palette sono meravigliose, meravigliose, soprattutto per quanto riguarda questi shimmerini, questi metallizzati, perché non sono shimmer, in realtà non hanno i pezzettini, sono proprio metallizzati questi due grigi. Intanto, quale epoca storica è la vostra preferita? E quindi in automatico su che autori avreste fatto una palette? Quindi su che tipo di autori? Anche non solo scrittori, anche pittori o artisti comunque di altro genere. Che nomi avreste dato alle cialde e soprattutto di che colore sono per voi i vari artisti? Perché ad esempio per quanto riguarda questa palette cambiereste qualche cosa oppure anche voi avete immaginato i personaggi di questo colore? Secondo me ci è andata molto molto vicino all'immaginario comune, soprattutto per quanto riguarda Wilde, perché cercando, diciamo, chi è un patito e ha cercato in internet fotografie di Oscar Wilde sa che una delle foto, delle poche foto, perché poi obiettivamente la fotografia era appena giunta ecco, nelle mani dell'essere umano, quindi tra le poche foto che ha Oscar Wilde, una è stata ridipinta, perché sapete che le ridipingevano in seguito, perché ovviamente era in bianco e nero, è stata ridipinta di rosa, quindi lui è vestito effettivamente esattamente di quel punto di rosa, quindi sono molto d'accordo con la scelta di quel colore. E poi è un colore delicato, è un colore da fiore. Io Oscar Wilde lo collego sempre con l'idea dei fiori, della delicatezza, ma anche della bellezza e della mortalità del fiore, quindi penso che sia perfetto per il suo, insomma, per il suo personaggio, per la sua persona, ecco. Quindi sì, anche D'Annunzio secondo me è blu, è questo blu bellissimo, quindi sì. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e come l'avreste fatta. Tra l'altro ho scoperto nella mia vita che questa cosa di correlare i colori ai nomi, i colori alle persone, i colori alle parole è un tipo particolare di intelligenza. Ognuno ha il cervello che funziona in una maniera differente. Ci sono persone il cui cervello funziona con una predisposizione maggiore al suono, persone che hanno una predisposizione maggiore proprio nel ragionamento a far funzionare il cervello attraverso le immagini, e queste persone qui, come per esempio sono io, sono quelle che quando parlano o quando pensano a qualcosa o a qualcuno gli attribuiscono un colore, e attribuiscono un colore anche alle lettere, ai numeri, quindi alle parole, che diventano la somma dei colori delle varie lettere. Non mi ricordo come si chiama, si dovrebbe chiamare no, non me lo ricordo, ha un nome particolare questa caratteristica. Io ce l'ho, per esempio, per me le lettere dell'alfabeto e i numeri hanno dei colori molto precisi, e parlando con altre persone come me mi sono accorta che spesso coincidono questi colori.
Quindi fatemi sapere se voi ragionate così, quindi se la vostra mente funziona in questa maniera, fatemi sapere di che colore sono le lettere e i numeri per voi, perché spesso tra persone con lo stesso funzionamento della mente ci sono gli stessi colori sulle stesse lettere e numeri in comune. Per me lo 0 è trasparente, l'1 è bianco, il 2 è giallo, il 3 è verde, il 4 è azzurro. E ve lo so dire così velocemente perché mentre li penso io li vedo i numeri, e questo è proprio un modo in cui funziona il cervello. Ecco perché vi faccio questa domanda, diciamo, chi ha il cervello strutturato in questo modo, quindi in maniera visiva, sicuramente saprà rispondere alla domanda su di che colore sono secondo voi i vari autori e i nomi dei vari autori. Perfetto, detto ciò riprendo i miei colori di prima, quindi nella parte inferiore dell'occhio continuo con i miei grigi e i miei neri, esattamente come ho fatto sopra, quindi vado con Witching Hour, Edgar, eccetera eccetera, o uno dei due perché tanto la differenza non si nota poi così tanto. Sono molto contenta di questa scelta di colori perché da NYX ho comprato delle matite che non avevo, e tra queste matite ho comprato questa matita che in realtà è una matita per occhi che io ho utilizzato oggi nelle sopracciglia perché mi è sparita la matita per le sopracciglia ed è grigia, questo grigio meraviglioso che si chiama Antracite. È un grigio bellissimo, mi piace tantissimo e somiglia ovviamente a quello che abbiamo utilizzato sulla nostra palpebra mobile, e quindi me lo vado a mettere nella rima inferiore e superiore. Io andrei a prendere Wild e forse ci mettiamo un puntino di Shelly, ma proprio un puntino per evitare che mi faccia reazioni allergiche. Mi dispiace veramente tanto, è proprio un peccato. Però ovviamente non è colpa del prodotto, sono io probabilmente, perché i prodotti, come ben sapete, sono testati per mesi, insomma, su campioni di persone, e se questa cosa non è successa o è successa solo a me, vuol dire che c'è qualcosa dentro che fa allergia a un minimo di persone sulla faccia di questa terra, tra cui ovviamente, guarda un po', ci sono io. Ma sì, andiamo a prendere un po' di Shelly. Mi sa che non uso neanche l'illuminante perché comunque con questo stile, insomma, stile di abbigliamento perlomeno non mi dice niente utilizzare l'illuminante. Andrò semplicemente a mettere il rossetto nero, il mascara e torno da voi. Beh, che dire, sembro una di quelle nobili donne che hanno appena perso il marito, il povero defunto marchese, e in fondo non sono poi così dispiaciute. Devo dire che il trucco non mi dispiace affatto, quindi questo aspetto non mi dispiace affatto. Spero che a voi piaccia, spero che il video vi sia piaciuto. Ho usato sulle labbra, prima di dimenticarmi, questo rossetto di NYX che è praticamente il corrispettivo, ma in cake, quindi il corrispettivo solido, ecco, del solito NYX Suede nero che utilizziamo nel colore Alien, e anche questo infatti è nel colore Alien. Forse preferisco questo perché l'odore è leggermente più piacevole rispetto all'altro che sembra praticamente l'interno di una pescheria, non so per quale motivo, quindi decisamente questo qui, anche con questo dettaglio del cuoricino sul packaging, è assolutamente promosso rispetto all'altro, di cui comunque mi piace il colore. Detto ciò, spero che il video vi piaccia, vi lascio alle immagini del trucco visto più da vicino. Lasciatemi un like qua sotto se il video vi è piaciuto, se vi piace questo look da vedova allegra, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Pubblico ogni mercoledì un video a sorpresa, quindi può essere qualsiasi cosa, dal make up
chissà cos'altro, e ogni sabato un video di make up come potrebbe essere questo. Spero di vedervi la prossima volta, un bacione, ciao ciao!